Ieri sera siamo crollati, la buonanotte non ve l'abbiamo data, vi diamo già il buongiorno. Risveglio in questo paesino, Jessica ha già messo l'ubicazione dove dobbiamo andare. Si sta resettando il camper come sempre, come tutte le mattine. Ora porto Bernice a fare pipì e popò, deve ancora fare la pappa. Il vostro amico Pippotto già sta facendo la pappa. È arrabbiato perché non l'abbiamo fatto uscire ancora. Porta aperta, si arieggia, si fa e non può stare fuori. Resettiamo tutto e ci vediamo quando mettiamo in moto, che vi diciamo dove andiamo, così almeno lo scoprirete con noi. Partiti! Prima tappa andiamo a una Lidl a comprare un po' di pane, qualcosa per pranzo, a riempire un po' il frigo, sperando che troviamo prodotti che ci vadano bene, che ne siamo un po' difficili. E poi un altro posto che ha messo Jessica, che ha un'oretta di strada, quindi oggi un po' meno strada facciamo, dai. Ah, ok, quindi 2 ore come ieri, 170 km, 30 km meno di ieri. Vamos. Purtroppo al tempo, come sempre, non è un granché, però si sa, Paesi Bassi sono così. Arrivate alla Lidl, nell'habitat naturale di Jessica. Ti ho già detto che non lo è più, non mi piace più andare a fare la spesa. Ah, ok. Me la sono schivata. Vediamo quanto ci mettiamo. 9,47. Andiamo, 11. C'è Okay. Alle 10 usciamo. Diciamo che è impatto come tutte le Lidl, tutte molto similari. Prezzi forse leggermente più alti, ma tutto nella media più o meno, giusto? Sì, Per i prezzi più alti forse, ma per il resto tutto nella media. Tornati in camper, 10,06. Pensavo peggio, sinceramente. non mi piace più fare la spesa. Abbiamo speso una cinquantina di euro, abbiamo preso un dolcino da far merenda ora. 50 euro abbiamo preso. Una treccia da mangiare ora, un bombolone e una ciambella, il pane, ma 50 euro. Economico venire qui. No, vabbè, ne abbiamo preso. Low cost! No, abbiamo preso anche la carta per il sederino. Altri dolcini, contenitori che li servivano a Jessica, a Lidl. Bisteccozze. Pancetta, bacon, bisteccozze, un tè verde, un'aranciata, Pesche. pesche e noci, Biscotti tipici di qua. biscotti, schifezze. Mangiare non c'è un cavo. E qua i pomodorini. I pomodorini, questi che piacciono a me, arancioni. Questo è un affare pronto di verdure da far saltare. Il lattino. E poi basta. Tanto a Bernice le è venuto appetito. Ora un altro caffessito e partiamo. E ci mangiamo dolcino e partiamo. Passo una roba io. Io devo prendere la pastiera delle mitranie. Prendila. Dove Perché è lì che gira oggi. Girano i maroni a me. Merendina fatta, caffettino preso, abbiamo fatto tutto, si parte. 172 km ci aspettano. E i benzinai sono contenti. Il portafoglio nostro un po' meno. Cose strane dei Paesi Bassi che ho scoperto adesso. Praticamente c'è il cartello lì, speriamo che riuscite poi a leggerlo. Ah, ecco anche. Dalle 6 del mattino alle 7 di sera si va a 100. Dalle 7 di sera alle 6 del mattino puoi andare a 120. Forse perché c'è meno afflusso di macchine, quindi si può andare a 20 km/h in più. Alle 7 di sera c'è questi 20 km/h. Strano, non l'avevo mai visto. Ci sono un po' di spiragli di sole oggi, proprio leggeri. Speriamo che durano. Ci siamo fermati nell'habitat naturale del camper, che gli piace questo elemento a differenza di Jessica che non gli piace più la Lidl, ovvero a far gasolio. Ma ho fatto gasolio, a parte vabbè caro perché siamo in autostrada 1,9 qualcosa. Ma il problema più grosso che ho detto vabbè, ne approfitto già che sto andando a pagare nell'autogrill, vado a fare pipì. Si paga per andare a fare la pipì e ho deciso di farla sul mio camper, gratis. It's free, there's no pay the toilet. I don't know. Io non commento. Faccio vedere un pezzo di strada. Bello. Guardate che mezzo, ragazzi. Questo ne ha di anni, Mamma mia. È il primo Ford, perché poco prima di questo, sempre con lo stesso muso, se non ricordo male, era il motore Bedford.
e poi è passato a Ford. Spettacolo. Se la targa è l'anno che dice 81, non lo so, non so leggere la targa olandese. È vecchio come Jessica, tenuto meglio però che Jessica. Senti chi parla, va? Ce n'è sempre uno. Io? Sì. Non è vero. Siamo arrivati al camping. Il primo è andata male. Qui non c'era nessuno. Qua? Sì. Qua. Il secondo vediamo se ci apre qualcuno. Bah. Abbiamo trovato le cugine di Pippo. Siamo arrivati nel campeggio. Lascia un po' desiderare questo campeggio, sinceramente. È tutto in fase di ristrutturazione. Però boh, fango ovunque, no? Come? Che lascia un po' desiderare questo campeggio. Fango ovunque, in fase di ristrutturazione. Perché qua piovendo. Però vabbè. Il fango È non è l'unico colpa che loro. c'era vicino. Meglio che niente, dai. Almeno siamo tranquilli e possiamo lasciare il camper tranquilli. Visto che anche qua era inclusa la corrente, ne approfittiamo, ma siccome noi siamo diversamente abituati a fare queste cose, tutte le volte devo cambiare la spina, perché una volta c'hanno la presa industriale, una volta c'hanno la presa asciutto, quindi devo cambiare sempre la spina. Vabbè, un minuto. Andiamo a vedere invece cosa ci prepara Jessica. Lei invece cosa ci prepara? Non lo so, adesso vedo cosa mi invento. Non lo sai. Va bene. Quello che c'è da far andare lo prepariamo. Ok. Ora del pranzo arrivata. Purtroppo la carne che abbiamo preso da Lidl ci piaceva tanto, ma è rimasta un po' legnosa. Non sappiamo se è un problema di cottura o di taglio della carne, ma è legno, ragazzi. È legno. Mi ho messo il sale. Sì. L'importante è che non scende. Però vabbè. Ci riempiamo lo stomaco e poi andiamo a visitare Assen, no, come si chiama? Schimmel. Lì, guarda, c'è scritto lì. Questo non ve lo faccio vedere tanto, è il viaggio che faremo. Utrecht. Il viaggio che faremo. Utrecht. Faremo. Ora vi faccio vedere, vi mostro le rotte che faremo in questi giorni. Avete visto? Se riuscite a mettere pausa nel momento in cui vedete tutte le scritte, siete dei grandi. Cioè, ma si può mangiare così? Con l'uccello in mano. Non posso. Amore, non Fai posso. vedere? Non so se puoi mangiarli questi. No, è meglio di no, non è roba che può No, mangiare. è meglio di no. La carne no, assolutamente. I peperoni questi qui. Oh, amore, lo so che ci fai bene. Ma non puoi, amore, questa roba qua. Perché c'è l'aglio e ho paura che ti fa male. Dai. Guarda, la mamma ti dà qualcos'altro. Cosa vuoi? Cosa ti posso dare? Cosa ti dà la mamma? Una mandorlina. Aspetta. No, fagli infilare il collo a lui dentro il sacchetto. No. Tutto dentro il sacchetto. Che cambia. Nel mio piatto. Buon appetito anche a te, Pippo. Dopo il pranzetto, resettato tutto, andiamo io e Jessica a visitare la città. Cristian non ce n'aveva voglia, l'abbiamo abbandonato in camper oggi. Quindi andiamo da soli a visitare il posto che non mi ricordo mai il nome io, poi ve lo dico dopo quando lo leggo in un cartello. Messo il centro del paesino da visitare che si chiama Utrecht e sono 2,8 km a piedi. 2,8 km a piedi. Passiamo di qui. Siamo immersi nel verde praticamente. Tutto verde ci abbiamo intorno al campeggio, diciamo, perché lì dietro c'è il campeggio che non è malvagio, però direi che è diverso tempo che in via di fine costruzione, che stanno facendo lavori su lavori, ma si vede che non si usa. In Olanda non sarà obbligatorio, non sarà da mezzo alle gambe, vabbè. E dobbiamo andare di là. Vabbè, ci vediamo dopo nel centro, così facciamo vedere qualcosa anche a voi. Siamo arrivati nella piazza principale, ma giustamente il monumento che c'è da vedere, scusate il vento, è in ristrutturazione. O sono chiuse
È altissimo. O sono in ristrutturazione. Questa è una piazza, qua cosa c'è? La scala che si scende dove? Cosa c'è lì sotto? Domi Under. Boh. Questa è l'altra parte, la torre che stanno ristrutturando. Siamo passati sotto e ora qui c'è un'altra piazzetta dove c'è il mondo di gente. Qui c'è Jessica. Altro edificio, non so bene cosa sia, però è bello da vedere. Sembra un conservatorio, boh. Ah, perché hai capito cosa c'è scritto in olandese? Ah, ok. Guardiamo qua sotto che c'è cose da fotografare, da videare. Per Cristian, i ragazzi che grindano con lo skate. Allora, ci sarebbe andare a visitare il castello di Havam, non mi ricordo il nome, però chiude tra mezz'ora ed è a 12 km da noi, quindi non riusciamo ad arrivarci in tempo e costa 20 euro, 18 euro a persona. E visto diciamo che un po' l'orario, un po' tutto l'insieme, un po' anche il costo, e comunque 20 euro a persona sarà anche bello. Oh, un gatto! E quindi ci facciamo ancora due passi qua nel centro e vi facciamo vedere qualche vicoletto di questo paesino. Questo cos'è? Un Hema. Bello, tutte queste stradine là, quella fare là, cos'è? Una cattedrale. Siamo entrati dentro un centro commerciale che è enorme. Qui la maggior parte dei centri commerciali sono all'aperto ma al chiuso, con tutte le vetrate, no? Che rispecchiano come se fosse all'aperto ma sia al chiuso. Per di più questo qua è costruito metà su un pezzo di città e metà su un altro, e in mezzo c'è un ponte che ci passa al fiume. E guardate dentro il centro commerciale c'è l'acqua, non so se si riesce a capire che fa la cascatina lì ma poi va giù, e poi qui sotto ci passa proprio il fiume. Ora non si vede, però se vedete con l'ombrello picchio sul vetro, poi sotto il vetro c'è proprio, passa il fiume sotto così. Spettacolo. Intanto Jessica è stanca e si è voluta sedere un po'. Enorme sto centro commerciale. Siamo in un'altra parte ancora. Che esci, ma qua sei al coperto, così non ti bagni. Per collegarti, sì, perché ora sta piovendo, ma qua ti collega da queste altre parti senza bagnarti. Là invece poi è all'aperto. Ok, giro fatto. Ci direzioniamo verso il bus per tornare indietro, perché sta iniziando anche a piovere. Quindi sì, l'ombrello ce l'abbiamo, però è brutto girare quando poi piove. Poi Jessica c'ha male alle gambe e quindi è stanca, si torna alla base. Non siamo abituati a camminare così tanto, a fare tutte queste cose. Abbiamo preso il pullman, siamo riusciti a tornare indietro. Ora non so se ci ha fatto il piacere a noi o se oggi è un giorno di festa, ma non ci hanno fatto pagare, non so. Però sono saliti altri due, li ha fatti pagare. Perché poi dopo, cioè, noi siamo saliti, gli ho chiesto informazioni, no, vai, vabbè, ciao. E poi la fermata dopo sono saliti due turisti e li ha fatti pagare. Vabbè. Pensava che avevamo l'abbonamento. Sì, perché ce l'abbiamo proprio la faccia da olandesi, da residenti. Oh, Vabbè, non abbiamo voluto non pagare, ecco.
Anche per 1,80 € a testa, non è che dici in 4 fermate. Però Jessica c'ha male ai piedi, c'ha male alle gambe. Io c'ho una certa età. È una vecchietta. Sì, vabbè, tu stai zitto che è meglio, che c'hai... È la mia vecchietta. c'hai più acciacchi te che non so chi. La mia vecchiettina. No. Però l'hai voluto il giovanotto, eh? Certo, però... Giovanotto, Giovanotto, in forma, però... Giovanotto, ma è tutto rotto. Questi sono dettagli da non dire. Dettagli da non dire. dire. Sì. Ma vediamo se troviamo il camper, se ritroviamo Christian. Se stanno tutti bene. Vabbè, ma lui è stato lì a giocare alla play. Vabbè, meglio di lui chi è stato. Poi tutto intorno al campeggio, che il campeggio è lì dietro, c'è l'anello che fa questo, che è tutto un percorso per i cavalli con la sabbia, la terra. Poi c'è questa, che è la parte pedonale, e lì c'è la strada barra ciclabile. Tutto molto ordinato, molto bello. È arrivata l'ora della cena. Non dire mi riprendi a me, non sto mangiando. Ah, guarda, c'ho la bocca vuota. Guarda, beccata. No. Cosa ci ha preparato la chef Jessica? Frittatine di carciofi. Cioè, siamo già sbranata. Mezza sì. Poi c'è da far andare le mozzarelle. Salame, pane. Com'era la frittatina? Mancava un filo di sale. Sì, però l'ho fatta apposta per i dietetici. Anti pressione alta. Anti tutto. Ok. Di sale fa male. La vuole anche Bernice. Amore, te li ho messi i carciofi nelle crocchette. Ne hai pure mangiati. Poverina, dai, non farli. O glielo dai o non glielo dai? Ah, brava, che riflessi che c'ha col mangiare. Avete mai visto Bernice così reattiva? Per il mangiare si sveglia, va? Besugo, no? Qua c'è il besugo. Ciao. Guardate, E su YouTube mi ha detto, cosa piacere. c'ha Pippo che lo vedo un po' spento? non entrare dentro l'occhio. Dentro l'occhio. Guardate, Primo piano. piacere, Christian. Mamma mia che serio. Cosa c'è? Adesso. Smoking addirittura. Mamma mia. Il pinguino. Adesso io lo compro. Il papillon. Lo smoking. Oh, bravo, amore, ti sei svegliato. Vaccino. Vabbè, buona cena a tutti. Tito. Dove vaccino? Good appetit, perché siamo nei Paesi Bassi e si parla così. Kartoffeln. Kartoffeln. Try, via punti. Hai figlio della Figa adesso. Polizia. Philadelphia. No, ballava anche Pippo. A dopo. Siamo giunti anche alla fine di questa giornata. Quell'altro urla come un'aquila che l'abbiamo messo già in gabbia. Jessica ha già mollato la presa. Io lavoro un po' al computer. Ho fatto già un po' di cosine. Non faccio tanto perché anch'io sono stanco. Christian è sdraiato qua al contrario, non si capisce cosa sta facendo. Quell'altro grida, continua a gridare. Bernice dorme, da questo non è una novità. Domani è un altro giorno e vedremo cosa si farà. Seguimo palante, no? Come si dice in spagnolo, come la gente d'Alicante. Buonanotte a tutti e chissà domani dove andremo.